Renesas Electronics è un'azienda giapponese specializzata nella produzione di semiconduttori per auto e microcontroller. Oggi presenteremo un prototipo molto interessante denominato RX65N Envision Kit. Il microcontroller RX65N viene generalmente utilizzato nei progetti di Human Machine Interface o HMI. Il kit al suo interno è corredato del necessario per varie board e demo development, come una scheda circuitale e un demo source code. Il sistema si basa su di una MCU a 32 bit con microprocessore RxV2, clock a 120 MHz, 2 MB di flash memory e 640 KB di SRAM. Il kit dispone di uno schermo dotato di un pannello TFT WQVGA da 4.3 pollici con funzione touch capacitiva e risoluzione di 480x272 pixel. Sotto il cavo dello schermo troviamo il debugger integrato E2. In basso, sulla destra, la connessione a micro USB. Il connettore USB in alto al centro può venire utilizzato per collegare una chiave USB per l'installazione o aggiornamento del firmware. I connettori P-Mode in alto a sinistra consentono il collegamento di altre periferiche. In alto a destra troviamo invece lo spazio per il collegamento di una interfaccia Ethernet. In basso a sinistra è presente la predisposizione per l'alloggiamento dell'interfaccia SD. In questa sezione a destra, invece, abbiamo la predisposizione per il joystick, in grado di riconoscere gli spostamenti nelle 4 direzioni ed il pulsante centrale. Non mancano i collegamenti per l'utilizzo come shield di Arduino, in basso a sinistra. Infine, con il sistema viene fornito un ambiente di sviluppo gratuito basato su Eclipse chiamato E-Squared. La scheda dispone di floating point unit e di motori per l'elaborazione grafica hardware in 2 dimensioni e risulta compatibile con i sistemi di cifratura quali AES, RSA e SHA. Vediamo ora il demo fornito con il kit. Per prima cosa controlliamo l'efficienza del Drawing Engine, ovvero del motore grafico in 2 dimensioni. Qui possiamo vedere un video in cui si spostano delle nuvole ed è possibile spostare anche un elemento. Ovviamente il tutto sembra spostarsi in maniera abbastanza lento, in quanto, come potete vedere in basso a destra, l'interruttore ha disabilitato il calcolo in virgola mobile. Proviamo a riattivarlo e vediamo come tutto il sistema adesso sia molto più fluido, sia nel spostamento degli oggetti, sia per quanto riguarda lo spostamento nel tracciamento delle nuvole. Vediamo Bouncing Ball corrisponde a un altro tipo di programma in cui è possibile calcolare automaticamente per ciascuno degli elementi la velocità di caduta, le traiettorie e i rimbalzi. Rendiamoci conto che qui ci troviamo di fronte a una macchina a 32 bit, ma comunque che lavora ad una frequenza piuttosto bassa, intorno ai 120 MHz. Vediamo ora come funziona l'elaborazione frattale di Mandelbrot. Partiamo con il sistema senza l'accelerazione grafica. È possibile definire un range. Questo fa vedere più o meno in che maniera funziona. Proviamo ora ad attivare l'accelerazione grafica e vediamo la differenza. Prendiamo un range più o meno simile
Come vedete, l'elaborazione è decisamente più veloce e possiamo dire particolarmente interessante anche dal punto di vista del dettaglio. Adesso ad esempio se manca di un altro pochino, eccolo qui. L'ultima sezione, Bank Swap, indica la possibilità di gestire due release successive di firmware, farne il benchmark e passare dall'una all'altra semplicemente swappando il banco di memoria. Il sistema risulta particolarmente utile nel momento in cui si debbano eseguire dei benchmark o un debug approfondito sul nuovo kernel. E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.